Eccoci di nuovo qua, buongiorno, ben ritrovati. È mercoledì 21 giugno 2023, questo è La Mattina al Mercato. Come tutti i mercoledì torniamo con l'appuntamento del mattino per andare ad analizzare quelli che sono i nomi associati al Milan in questo calciomercato. Ancora nessun colpo, la settimana scorsa nel primo episodio abbiamo analizzato i nomi di Thuram, che è il vero nome grosso che sta trattando il Milan, attende la risposta dell'attaccante francese, e l'esterno di destra Samuel Chukwueze del Villarreal. È passata una settimana, ci sono nuovi nomi. Ve li daremo con le nostre bancarelle bellissime che sono tornate qua quasi da circo. Ci avete chiesto di farle rossonere, ci stiamo lavorando, vediamo magari per i prossimi episodi di cambiare qualcosa. Enrico A Boiani, me ma pi- Beatrice Sarti. Ciao Ciao a tutti, Beatrice. buongiorno. A me piacciono così, ma più che altro perché sono proprio, cioè, vere e proprie bancarelle del mercato. Capisco che il tocco del rosso e del nero sia bellissimo ovunque, però a me non dispiacciono. Comunque, insomma, parlando di cose serie, seconda puntata, e questa mattina vi parleremo di 2 nomi, uno diciamo scalda un po' di più, uno scalda un po' di meno, però 2 bei nomi. Sì, due nomi comunque abbastanza interessanti. Parto io e parto da quello che scalda un pochino meno, magari, perché partiamo dal nome di Tijani, non sappiamo bene la pronuncia ancora, Reinders, centrocampista mediano della Z di Alkmaar. È nato il 29 luglio 1998, quindi ha 24 anni, ne dovrà compiere 25, ne compierà 25 il prossimo mese. Olandese, nato a Zwolle, cresciuto nelle giovanili del PEC Zwolle, gioca alla Z di Alkmaar. Questa è la solita grafica preparata per noi da Gianmarco Landucci, che salutiamo e ringraziamo. L'ingaggio netto è di 270.000 euro, quindi poco meno di 300.000 euro, contratto che scade tra l'altro nel 2027, quindi ha rinnovato da poco. Si è preso anche la titolarità della Z da poco, proprio in questa stagione. Il suo valore di mercato, secondo quello che riporta Transfermarkt, è di 8 milioni di euro. Ha giocato veramente tantissimo questo ragazzo, tantissimo, 54 presenze in tutte le competizioni, comprese le varie qualificazioni, Coppa di Lega e quant'altro, e la Conference League. Tra l'altro magari qualcuno di voi l'avrà visto nella doppia sfida contro la Lazio. Ha segnato 8 gol, fatto 11 assist. La cosa più assurda secondo me è il minutaggio: 4.843 minuti, sono un'infinità, Eh praticamente la sì, media è di quasi 90 minuti a partita. Veramente uno staccanovista è stato questo ragazzo, che anche analizzandolo ieri al talk, insomma in questi giorni, guardando qualche video, abbiamo visto essere proprio un giocatore in mediana, ecco, non il mediano purissimo, perché ha giocato anche comunque come centrocampista centrale, talvolta anche un po' più avanti, però è un giocatore che sa comunque dare del tuo al pallone, è un giocatore di costruzione, è un giocatore non troppo, come dire, di contrasto, ecco, anche se alto 1,85, comunque non è un giocatore roccioso, ecco, perché non è estremamente fisico, però comunque un giocatore che ha le geometrie, ha la costruzione, ha tante intercettazioni, ruba molto palla andando a leggere quelli che sono gli errori avversari, i passaggi avversari e le giocate avversarie, e diciamocelo, Bea andrebbe a prendere il posto, ecco, sulla carta di Isma Benasser, perché quel sì. giocatore lì ci si è infortunato, quel giocatore lì non lo avremo, Benasser, fino a credo come minimo Natale, secondo quelle che sono state insomma, i risultati dopo l'intervento e quant'altro. Però è un giocatore che, nonostante non sia ovviamente il nome di rilievo, nonostante non abbia un prezzo altissimo e quant'altro, perlomeno sulla carta, coi numeri, per le caratteristiche anche che ha, potrebbe tornare utile alla causa del Milan a centrocampo, considerando che non abbiamo una capacità di investimenti altissima, B, dobbiamo fare tante cose,
questo ragazzo potrebbe tornarci utile lì. Sì, assolutamente. Sostituire Ismail Bennacer è l'imprevisto che non ci voleva, no, in quest'estate in cui il Milan doveva fare tanto in attacco, però è successo, quindi inutile piangersi addosso. Sostituire Isma non è facile, anche perché la sua crescita era sotto gli occhi di tutti, titolarissimo, importantissimo, quando non c'è stato il Milan ha avvertito la sua assenza, quindi chi arriverà per sostituirlo non avrà un compito facile, però questo ragazzo mi sembra che comunque dire abbia la stoffa non me la sento, ma perché, io giudico sempre un giocatore quando arriva e lo vedo a San Siro con addosso la maglia del Milan. Direte voi: è facile così." Sì, però io dire sì o no prima, cioè è un sì o un no che non è al 100%. Però, ecco, il numero di partite giocate sicuramente è positivo, perché significa che un giocatore che comunque ha esperienza, è abituato a giocare, ovvio che non è il campionato italiano, però comunque preferisco un giocatore che ha questi numeri rispetto a un giocatore che magari ha un filo meno di esperienza. Sì, tra l'altro è un giocatore che comunque va per i 25 anni, quindi nemmeno più diciamo Mh. verde, ecco, nemmeno più acerbo, potrebbe essere un buon nome, ecco, per il centrocampo, posto che, come dicevi giustamente tu, bisogna sempre valutarlo, bisogna sempre vederlo con la maglia del Milan. È un giocatore anche che si conosce poco, a dirla tutta, perché credo che in pochissimi, anzi se qualcuno di voi c'è e lo conosce meglio ce lo scriva sotto nei commenti, in pochissimi abbiano visto tutto il campionato dell'Eredivisie. Noi, con i mezzi che abbiamo visto qualche video un pochino approfondito. Sembra un giocatore che, ecco, io mi limito a dire potrebbe essere utile alla causa. Non so se diventerà Mh. un titolarissimo, non so se sarà solo per tappare, tra virgolette, l'emorragia dell'infortunio di Bennacer, però può diventare piuttosto utile alla causa. Tra l'altro un giocatore che, ho paura a dirlo, visto il nostro storico con gli infortuni, ma lui ha avuto solamente un problema fisico la scorsa stagione, neanche questa perché altrimenti non avrebbe giocato 54 partite, che l'ho tenuto fuori una decina di giorni saltando una sola partita, quindi ecco, anche dal punto di vista fisico è abbastanza. Tabella tabella infortuni di una riga, mi sono emozionata, devo dire, emozionata. Bellissima. Eh sì, prima di passare al secondo nome, che è quello che lascio a te Carabea e alla tua bancarella di mercato, vi invito come sempre a lasciare un like perché ci aiuta tantissimo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qua sotto, cliccate l'iscrizione se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per tutte le notifiche e lasciateci un commento sul nome di Reinders, se lo conoscete, o un semplice commento a riguardo, e B su altri consigli, se avete da darci, o su altre analisi che volete di altri giocatori accostati al Milan in questi giorni. Bea, è il tuo turno, la tua bancarella, cosa ci vendi oggi? Allora, io vi vendo un nome, un giocatore che ha già scaldato gli animi. Tra l'altro, l'altro ieri sera ha fatto un gol bellissimo. È un ragazzo molto giovane, del 2005, quindi è un diciottenne proprio fresco, fresco. Possiamo mettere in onda la scheda che ci ha preparato, come prima, Gianmarco Landucci. Nasce ad Ankara il 25 febbraio del 2005, come vi dicevo 18 anni, nazionalità turca, attualmente al Fenerbahce. L'ingaggio attuale lordo è di, come vedete in scheda, 590.000 euro. Il suo contratto scade nel 2025. Attualmente su Transfermarkt il suo valore è di 15 milioni. Presenze in Super League non sono poche, poi vi andiamo a snocciolare qualche altro dato. Come vedete nella mappa può giocare sia in tre quarti sia sulla destra. Vi dicevo di qualche dato in più, io sono andata ad analizzare principalmente le sue ultime 3 stagioni, perché parte nel 2020-2021, gioca 22 partite con 10 gol e 7 assist, ma gioca principalmente nella Super League Under 19. Poi inizia un po' a salire perché nel 2021-2022 gioca 24 partite, 7 gol e 11 assist, per un totale di 1047 minuti, però sono divisi perché gioca appunto
600 minuti circa sempre nella Super League Under 19, mentre 300 scarsi nella Super League. Diversa è la storia nell'ultima stagione perché gioca 35 partite, 6 gol e 7 assist, quindi i numeri diminuiscono un filo, però gioca su 1547 minuti ben 903 in Super League, quindi nella massima serie turca. Devo dire che, il suo percorso è un percorso di crescita, ricordiamo che ha solamente 18 anni, cosa da non sottovalutare. La sua tabella infortuni, a differenza di prima, è un filo più lunga, però nulla di che. Ecco, forse l'infortunio più brutto è questa lacerazione della stagione 21-22 che l'ha tenuto fuori 40 giorni, e poi abbiamo nella scorsa stagione un infortunio al ginocchio che l'ha tenuto fuori un mesetto, però ecco, nulla di sconcertante. Sicuramente di più rispetto all'altro giocatore che siamo andati ad analizzare, però niente di che. Chiaro che ne parlavamo anche ieri al talk, su di lui ci sono già gli occhi di tante squadre, soprattutto il problemino sarebbe la commissione che chiede la famiglia, perché appunto non ha un agente attualmente. Dico attualmente perché quando c'è un talento di questa caratura è ovvio che ci si muove. Attualmente è la famiglia che si occupa della sua situazione, e la commissione non sarebbe propriamente un nulla. Però, come dicevo anche ieri, quando ti vuoi assicurare un ragazzo così giovane che ha dei numeri che sono importanti, non sono stratosferici, però considerando l'età possono anche essere stratosferici, qualcosa devi pagarla. È ovvio che se vuoi arrivare prima degli altri, perché cioè il problema è che qui non dico che sei arrivato tardi, però sei arrivato insieme. Ecco, diciamo insieme agli così, altri. sei arrivato insieme agli altri. Però è un ragazzo giovanissimo, quindi mi rendo conto che andare a spendere tanto su un ragazzo del 2005 non è semplice, soprattutto in una sessione di mercato che prevede tante cose. Però secondo me, ha dei numeri interessanti. Spero di avervi un po' illuminato su quelli che sono i suoi numeri e soprattutto sul suo percorso, perché appunto è partito giocando solamente la Super League Under 19 per poi ritagliarsi sempre di più il suo spazio anche a livelli più alti. Sì, ricordiamo che comunque il fatto che ci sia tanta concorrenza e possibilmente potrebbe anche nascere un'asta è dato anche dal fatto che ha una clausola rescissoria da 17,5 Mh. milioni. L'altro ieri ha fatto un gol spettacolare partendo appunto dalla fascia di destra. Diciamo che ci devi credere veramente tanto, ecco, Mh. devi puntarci molto, devi sperare che nonostante l'età regga una pressione enorme. L'abbiamo visto la scorsa stagione con De Ketelaere, l'abbiamo visto con Tonali e Leao e con altri giocatori. Sarebbe un rischio grande per un giocatore che potenzialmente può diventare veramente un nuovo crack del calcio mondiale, però ripeto, è anche una sessione di mercato in cui il Milan deve far tanto, deve avere magari qualche certezza in più, come poteva essere appunto Reinders, che magari ha qualche anno in più, è un pochino più nascosto come giocatore e potrebbe venir fuori, come dire, utile, però non ecco, il futuro mediano più forte al mondo. Ecco, qui con Güler stiamo parlando di un giocatore che potenzialmente può raggiungere livelli altissimi, ecco, quindi è sicuramente un nome che scalda anche per quel motivo lì. Anche perché, voglio dire, quando parla bene di te Raffaella Pimenta, che è il procuratore di Erling Haaland, non il primo che passa, devo dire che evidentemente hai rubato l'occhio di tante persone, no, perché sentire parlare lei devo dire che diciamo ti confeziona un bel abito. Sì, le prospettive sono buone. Per rimanere sempre a me piace sempre fare questa, metafora col mercato, dato che siamo qui con voi nelle nostre bancarelle. Questo è proprio quel prodotto nuovo che tutte le signore cercano al mercato perché esce per come dire, per come novità
e che tutte cercano di accaparrarsi, o tutti cercano di accaparrarsi, perché è una cosa indispensabile da avere, nuova, la novità sempre attrae, attira, e Arda Güler in questo senso è il giocatore un po' del momento, no, tra i baby e tra i giovani, e quindi Guarda, lo paragonerei quasi a quando al mercato è arrivato il mango insieme al passion fruit. Ecco, quelle cose lì. Lo paragonerei a la quando al novità. banco sì, 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 che poi è scoppiata questa mania, perché, mango e passion fruit sono ovunque in questo momento, però ecco, lo paragonerei quando quel giorno siamo arrivati al mercato, tutti ce lo ricorderemo, forse no, ma io lo dico lo stesso, e abbiamo visto appunto il mango e il passion fruit al banco dell'ortofrutta, quindi direi che e poi eri curioso di capire come fosse, una volta che poi hai capito che era buono, tutti lo hanno voluto. Bene, con questa metafora di Arda Güler come il mango e il passion fruit, direi che siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata della mattina del mercato. Come vi ho detto prima, mi raccomando, il mi piace è importantissimo, lasciateci un commento su Güler, su Reinders, su altri nomi, sul mercato del Milan, insomma, sbizzarritevi qua sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per tutte le notifiche. Grazie Bea, ciao, alla prossima. Grazie a voi, ci vediamo mercoledì prossimo con altri 2 nomi e altri paragoni importanti come quello che abbiamo appena fatto. Un saluto anche da parte di Enrico Moiani, la mattina al mercato, come diceva giustamente Bea, torna mercoledì prossimo. Ciao!